Ciao a tutti, oggi sono molto contento perché come modella ho una signora bellissima. In questo video vi mostrerò un look per la pelle matura e allo stesso tempo un look apericena estivo da qualche parte in centro con le vostre amiche. Se voi siete nuovi sul mio canale, non dimenticate di mettermi un like, iscrivetevi al mio canale e condividete il video. Le ho già pulito il viso e ora lo sto preparando con la crema Embryolisse. Questa è una crema molto buona perché ha una consistenza leggera ma è molto idratante, quindi puoi usarlo sia su pelle mista che secca e la massaggio molto bene sulla pelle. Per dare un po' di colore al suo viso, inizierò scaldando la sua base con un bronzer in crema e questo è di Rose Inc. Ed è una texture molto bella e anche autofissante. Quindi è ideale per la pelle matura perché non è necessario incipriarsi successivamente per rimanere a posto. Lo stesso bronzer lo userò come base per l'ombretto su tutta la palpebra, principalmente nell'angolo esterno e sfumandolo verso il naso. Questo mi darà una forma di base molto bella e mi aiuterà a capire in che direzione voglio andare dopo con l'ombretto vero che utilizzerò. Ha una pelle bellissima e voglio solo creare un trucco molto naturale ma raffinato che si adatti al suo stile per la giornata. Come fondotinta sto utilizzando MAC Face and Body con questo pennello buffer per fondotinta e lo utilizzerò in tutte quelle zone dove non ho utilizzato il bronzer in crema. Quindi principalmente al centro del viso e poi sfumo i bordi del bronzer verso l'attaccatura dei capelli. Non voglio esagerare e voglio che il fondotinta sia davvero leggerissimo, quasi come la sua pelle naturale. Per gli occhi userò principalmente questi due colori di questa palette di ombretti Tom Ford. Quello più chiaro su tutta la palpebra con questo pennello per ombretti di Nabla. E poi con il colore più scuro farò i bordi esterni e un po' sotto l'occhio. In realtà è solo una spruzzata di colore quello che sto facendo adesso, quindi non c'è alcuna ombreggiatura precisa. Voglio solo definire e accentuare i suoi occhi nel modo più naturale e non voglio renderli molto taglienti o infossati, solo freschi. Alla base delle ciglia e nell'angolo esterno dell'occhio utilizzerò prima la matita per occhi Costa Riche di MAC per tracciare la forma che voglio ottenere e poi lo fonderò con un piccolo pennello per ombretti e questa sarà la mia linea guida e la base per l'ombretto più scuro che userò in seguito dalla stessa palette di ombretti Tom Ford. Assicurati sempre di sfumare molto bene i bordi della matita per gli occhi se la usi. Anche il tuo ombretto, perché quando usi la matita per gli occhi o qualsiasi texture in crema come base, una volta che metti sopra qualcosa che è in polvere, non sarai in grado di spostarlo più tardi. Assicuratevi quindi di sfumare bene il tutto o di posizionarlo subito nella forma che desiderate avere. La mia modella ha una pelle molto bella, una forma del viso e una struttura ossea molto belle ed è un piacere truccarla. E non voglio nemmeno esagerare perché sarà un trucco da tardo pomeriggio. Quindi tutto deve essere ben amalgamato. Qui sto aggiungendo il primo colore di ombretto un po' più in alto sull'arcata sopraccigliare perché non voglio che i suoi occhi si rimpiccioliscano, ma piuttosto che si aprano ancora di più.
Ora sto usando il colore più scuro della palette di ombretti di Tom Ford con questo pennello per ombretti più piccolo, principalmente nell'angolo esterno. E poi lo trascino un po' perché voglio sollevare e allungare un po' l'occhio, ma non troppo. Poi arricciamo le ciglia con il piegaciglia Shu Uemura. Fai sempre questo passaggio perché questo apre davvero l'occhio e fa un'enorme differenza, specialmente quando hai una modella di una certa età. Come mascara userò questo mascara Lancome Doll perché separa, arriccia e mantiene il ricciolo durante l'intera giornata. Puoi lavorare con questo mascara in più strati e non sembrerà mai esagerato. Costruirà semplicemente più volume nel modo più lusinghiero. Utilizzerò anche un po' di mascara sulle ciglia inferiori, ma non troppo perché non voglio trascinare verso il basso la forma dell'occhio. Sto anche usando il mascara con un pennello piatto, più piccolo, per penetrare davvero alla radice delle ciglia inferiori, non tanto per allungarle. Come primo passo per il correttore sotto gli occhi utilizzo un po' di Touche Éclat, uno dei miei prodotti preferiti. Questo è un prodotto che dovresti saltare se hai le borse sotto gli occhi, ma se non le hai o se hai gli occhi infossati, allora puoi usare questo. Questo non fornisce molta copertura, ma più un riflesso della luce per sollevare alcune aree. E utilizzerò poi lo stesso colore anche attorno agli occhi, nelle pieghe nasolabiali e attorno al naso. Questo darà una luminosità molto bella alla sua carnagione. E lo sto facendo principalmente nella parte centrale del viso. Questo è un prodotto che riflette la luce, ma non è glitterato e non è un classico illuminante, sembra molto naturale e otticamente leviga l'aspetto di piccole linee o pori. Come blush userò questo blush in crema di Ilia Beauty. Questo è un clean brand che mi piace molto. Inoltre i loro liquidi highlighter sono molto buoni. E il modo migliore per applicare questo fard liquido è in realtà usare le dita perché il calore tenderà a scioglierlo e sfumarlo con la base. Ora, per fare un correttore serio, userò il mio correttore preferito Double Wear di Estée Lauder. Mescolerò questi due colori e lo userò solo dove è necessario. Non ha bisogno di molto correttore perché il fondotinta che abbiamo usato e Touche Éclat hanno fatto il loro lavoro. Questo serve solo per dare un po' più di spinta a una certa area. In realtà non uso un colore molto più chiaro del tono della sua pelle, quindi è praticamente lo stesso colore. E poi amalgamo tutto con il piccolo Beauty Blender. Fisserò il centro del viso e sotto gli occhi con una minima quantità di cipria sciolta. E per questo sto usando la cipria di Laura Mercier, che penso sia piuttosto gradevole sulla sua pelle, soprattutto al centro del viso. È solo quello che è rimasto sul pennello dopo averlo scosso. Come blush in polvere sto usando questo blush di Dior. Il nome della tonalità lo troverai nella descrizione sotto il video. E lo sto applicando con un pennello da blush molto morbido. E questo pennello è di Kanebo della linea Sensai. È molto morbido e carino. È come un grosso batuffolo di cotone sul viso. E fonde magnificamente il blush.
Utilizzerò lo stesso blush anche attorno all'attaccatura dei capelli per dare un po' più di calore al viso e per collegare tutti i colori che ho usato. Inoltre, questo blush ha una texture molto fine, quindi non accentua la secchezza della pelle o le linee sottili. E ora passiamo alla sopracciglia. Utilizzerò questa matita per sopracciglia di Anastasia Beverly Hills e proverò a disegnare piccoli tratti simili a peli per dare la massima definizione possibile alle sue sopracciglia, ma lasciandole comunque completamente naturali, senza linee nette, perché è ancora tardo pomeriggio e non voglio che la gente per strada noti prima il sopracciglio e poi lei. Quindi aiuterà solo ad alzare gli occhi e a dare espressione al suo viso, ma non sarà un sopracciglio disegnato e non avrà gli spigoli pronunciati. E poi non dimenticare sempre, ogni volta che fai le sopracciglia, spazzolale costantemente prima e dopo aver fatto le sopracciglia. Questa costante spazzolatura aiuterà il colore del prodotto a fondersi bene con la pelle e con i peli. Userò anche questo mascara per sopracciglia MAC sulle sue sopracciglia e questo mi aiuterà ad avere più definizione ma senza vedere le tracce di un prodotto. Come base per i prodotti labbra utilizzo MAC Prep and Prime. E poi sto usando questo colore di Anastasia Beverly Hills per definire le sue labbra. Naturalmente puoi usare un colore diverso per le labbra, anche qualcosa di molto più leggero, ma poiché voglio collegare il colore delle labbra con lo stile di questa bellissima signora, quando indossi scarpe e borse in cuoio, questo è un dettaglio di moda molto carino per collegare tutto e per sentirti completamente in stile, perché darai l'ultimo tocco e la connessione al tuo stile collegando effettivamente il colore delle tue labbra ai tuoi accessori. Questo è un ottimo trucco e nel maggior parte delle occasioni collegherò il tuo trucco con i tuoi accessori, gioielli o il colore dei tuoi occhi o della tua pelle e quasi mai con il colore del tuo vestito. Poi ho usato questo rosetto nude di La Masca e ho usato un po' di lucida labbra di MAC nella tonalità Love Nectar. Ho deciso di darle un po' più di ciglia e per questo ho usato le ciglia di media lunghezza Nickel No Lash Lash solo negli angoli esterni. E questo è un bellissimo modo per dare definizione ai vostri occhi perché non sono folte, sono molto fini e soprattutto sui volti maturi possono sembrare molto naturali e impercettibili. Per unire le ciglia finte con quelle naturali e dare un po' più di definizione alla radice della ciglia, sto usando di nuovo il mascara Lancôme Idol. E poi l'ultimo controllo.
Va tutto bene? E questo è l'aspetto finale, un bellissimo trucco da pomeriggio o apericena. Spero che tutto questo vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video.